Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio della nostra serie sull'acquario semplice e dalla facile gestione. Come promesso, oggi parleremo delle specie animali all'interno della vasca. In particolare partiremo dai pesciolini di Xiphophorus maculatus. Questo è il nome scientifico, però sono detti comunemente plati. Sono della famiglia dei pecididi e sono un pesce che tra quelli che ho provato in tutti questi anni mi ha dato le maggiori soddisfazioni. Diciamo che i pecididi in generale sono pesci molto semplici, si adattano al nostro acqua del rubinetto, che naturalmente deve essere declorata e trattata con biocondizionatore, mi raccomando, è fondamentale. Sono di una versatilità incredibile perché eh, si possono inserire in acquari con valori molto diversi. Naturalmente preferiscono acque dal neutro all'alcalino, quindi pH 7 fino all'8, anche 8,2, senza problemi. La durezza è pressoché quasi indifferente per loro, quindi sono i pesci perfetti per neofiti. Perché in particolare proprio i plati tra tutti i vari pecididi? Beh, diciamo, ci sono vari punti che mi hanno fatto tendere verso di loro poi nella scelta finale del mio acquario. Il punto 1, sono pesci che non diventano troppo grossi, quindi tra tutti i pecididi, insieme ai guppi, sono quelli che rimangono un po' più piccolini, intorno ai 6 centimetri massimo, mentre ci sono pesci come i portaspada che possono diventare anche sui 10 centimetri, 11 centimetri, quindi questo in un acquario di modeste dimensioni, come può essere il mio 130 litri o come può essere un acquario di 60 litri, 70 litri, 80 litri, comunque è un vantaggio. Quindi questa è una delle cose che mi fa propendere verso di loro. Punto 2, ho notato che rispetto ad altri pecididi e soprattutto rispetto ai guppi, tendono a figliare molto di meno. Oppure, cosa che non posso sapere precisamente perché in tutta quella vegetazione non mi posso rendere conto di quando una femmina partorisca, tendono a predare molto di più i loro piccoli. Naturalmente andranno a predare soltanto i piccoli più deboli, meno svegli, insomma, si chiama sopravvivenza. Solo quelli più, diciamo, attivi, più intelligenti, più robusti andranno poi a riuscire a vivere e a crescere all'interno dell'acquario. Quindi questo è un gran punto, infatti non vi andrà, secondo me, a sovrapopolare la vasca neanche dopo anni e anni e anni di esperienza con questo tipo di pesce. I guppi invece, per esempio, ho notato in tante vasche che ho avuto che comunque figliavano tanto e a un certo punto non calcolavano più neanche i piccolini, quindi l'acquario tendeva a riempirsi di pesciolini e ero costretto a regalarli in giro e può essere anche una cosa abbastanza noiosa perché non tutti sono propensi a prendere pesci di altri acquari perché non sai mai come vengono trattati, il tipo di acqua, malattie, cose del genere, quindi sempre meglio tenersi i propri pesci e cercare di avere una popolazione misurata. Terza cosa che mi piace è che i piccoli, quando sono appena nati, sono già colorati e questa è una cosa che a me fa molto piacere perché posso già rendermi conto di che tipo di colorazione sarà quando diventerà adulto. Invece pesci come i guppi sono tutti trasparenti, quindi finché non crescono non ti rendi conto di che colore avranno il corpo e poi la coda. Quindi questo è un po' il resoconto di tutti i fattori che mi hanno fatto scegliere i plati. Sono anche facili a livello di gestione alimentare in quanto, prima di tutto si cibano delle alghe, delle microalghe, dei microrganismi che si creano all'interno dell'ecosistema. Quindi volendo potresti anche non darli da mangiare perché loro se la caverebbero tranquillamente da soli.
Però a livello di cibo a me piace comunque dargli un po' di cibo secco all'occorrenza. Quindi una volta al giorno io somministro del cibo super fine per i baby, più che altro per i piccolini, che però viene anche apprezzato dagli adulti. E poi ho due altri tipi di cibi che sono questo e questo, in particolare dei microflakes e del granulato molto molto fine. Vi consiglio sempre di dare del cibo molto fine ai vostri plati perché comunque sarà digerito prima, lo potranno mangiare tutti, piccoli, meno piccoli, perché comunque anche quelli grandi andranno a prendere magari più pezzettini di cibo, ma comunque saranno molto soddisfatti lo stesso. Non c'è bisogno di dare del cibo grosso al pesce, può solo causare dei danni, può solo magari farlo ingozzare e basta. Quindi cibo super sottile, super fine, diciamo, e non ci sarà mai nessun problema. Poi naturalmente questi cibi secchi sono il granulato, è un pochettino più proteico, quindi contiene meno parte vegetale, mentre i flakes sono un mix tra alga spirulina e cibo proteico. Quindi è bene mixare il proteico e il vegetale e la fibra per garantirgli una dieta bilanciata. Poi, ripeto, loro in vasca trovano tutto il cibo che vogliono una volta che l'acquario è maturo e si è sviluppato per bene. Quindi non preoccupatevi anche se state via una settimana o 10 giorni, loro se la caveranno benissimo. Mi è capitato in passato e non c'è stato nessun problema. Poi naturalmente quando gli dovete da mangiare loro saranno un po' più contenti perché naturalmente è più facile trovarsi il cibo già pronto che doverlo andare a predare e cioè, a cacciare in giro per l'acquario. Comunque è una cosa che loro di natura fanno e quindi non gli crea assolutamente problema. Altra creaturina all'interno dell'acquario, poi premetto dopo vi farò vedere qualche immagine sia dei pesci che della nostra seconda creaturina che è la caridina, anzi neocaridina davidi, che è un crostaceo fondamentale per l'acquario in quanto è un detrivoro, quindi tutto il cibo che i miei plati non mangiano finisce nelle loro zampette, nella loro boccuccia, quindi sono degli ottimi spazzini. In più, cosa fondamentale, vanno anche a mangiare le alghe e le microalghe sulle foglie, sul vetro, sui legni, quindi sono utilissimi. Naturalmente non possono essere chiamati pesci pulitori in quanto non è che puliscono l'acquario, loro comunque mangiandolo poi espellono a loro volta escrementi, quindi non puliscono l'acquario, però diciamo che lo sistemano a livello di detriti, di alghe e di microrganismi magari in eccesso, quindi è soltanto una cosa positiva. È fondamentale, secondo me, per questo tipo di sistema avere sia i plati che le caridine. I plati perché poi tramite le loro deiezioni, la loro urina, insomma tutto lo sporco che vanno a creare sarà il cibo per le nostre piante che poi penseranno a depurare l'ambiente, a renderlo consono per i nostri pesci, quindi si danno una mano a vicenda. Questo è importantissimo, quindi creare questo bilanciamento tra vegetazione e animali. Poi il terzo e ultimo animaletto all'interno dell'acquario sono le chioccioline, le lumachine, che per lo più sono fisia. Io non li ho inseriti all'interno dell'acquario, ma ve le troverete sempre perché tramite le piante che hanno magari delle uova, quindi poi si schiudono all'interno dell'acquario, quindi al 100% se l'acquario è piantumato avrete sempre comunque delle lumachine. Non toglietele perché anche loro sono detrivori, quindi
tendono a fare quel lavoro di pulizia dai detriti dell'acquario. Anche loro non sono pulitori perché anche loro poi sporcano, ma la sporcizia poi viene processata sia dai batteri che dalle piante, e quindi non c'è nessun problema. È tutto un aiutarsi a vicenda all'interno del sistema, non bisogna spaventarsi. Quindi direi che ho detto abbastanza e vi propongo adesso di farvi vedere qualche immagine dei pesci e delle caridine, e se ritroviamo anche qualche lumachina. Eccoci qui. Qui in primo piano abbiamo un Plati maschio. È maschio perché, come potete vedere, sotto la coda hanno tipo un aculeo, che è il gonopodio, cioè l'organo di riproduzione, mentre lei, questa azzurrina, è una femmina e ha la pinna al posto del gonopodio, quindi vedete la differenza è quella. Ah, mi raccomando, quando li mettete in vasca, sempre un maschio con 3 femmine. Questo perché? Perché il maschio andrà a stressare eccessivamente le femmine, quindi è meglio che ci sia un solo maschio che vada a stressare 3 femmine diverse che 3 maschi che continuano a stressare magari la stessa femmina. Quindi sempre relazione 1-3, se volete metterne 8, 2 maschi, 6 femmine. Proseguiamo col piccolo tour della vasca e andiamo a individuare una caridina, eccola qua. Queste red cherry io le ho prese da un signore su Subito. Vi sconsiglio di comprarle nei negozi perché costano veramente tantissimo, dai 3,50 € in su ho notato, mentre io su Subito ne ho presi 30 a 25 €. Quindi ci sono tanti che li allevano e effettivamente non conviene comprarli nei negozi, a meno che il vostro negoziante non ve li faccia pagare 1 € 1,50 €. Qui potete vedere c'è un piccolo di Plati che è rosso come il papà e la mamma, e appunto la sua piccola colorazione rossa è già si può notare da baby. Poi qui invece, come promesso, una piccola lumachina sul vetro. Vedete, poi qua sul vetro dove ho lasciato le alghe, perché sono molto apprezzate appunto dalle caridine e dalle lumachine, quindi ho voluto lasciare su quel lato della vasca. Vedete che loro vanno lì e si pappano tutte le alghettine, quindi ho pensato di non dover mai toglierle da quella parte dell'acquario. Loro adesso naturalmente sono tutti qui perché mi vedono e sanno che gli darò da mangiare, quindi loro hanno questa abitudine, sentono il loro, tra virgolette, padrone quando si avvicina per dargli il cibo e quindi si fiondano tutti davanti. Quindi adesso penso che terminerò il video, vi mando un saluto e darò la pappa ai miei pesciolini. Grazie a tutti per aver visto questo video, e vi invito a seguirmi e a azionare la campanellina e a mettere il like se il contenuto vi è piaciuto. Ciao a tutti!